Immagina un mondo sconvolto dal terrore, dominato da un male ancestrale pronto a sommergere tutto nel caos. Eroi valorosi, tradimenti oscuri, battaglie epiche e un amore che sacrifica tutto. Questa è la storia del secondo flagello. E se sei interessato alla storia del primo flagello, ne abbiamo già parlato in un altro video, troverai il link in descrizione. Il secondo flagello scatenò il suo terrore nel 5 divino, esattamente 200 anni dopo il tramonto del primo. Dietro questo orrore si ergeva una figura sinistra imponente, l'arcidemone Zazikel, simbolo di un male ancestrale pronto a sommergere il mondo nel caos. Le Underfells, patria dei valorosi custodi grigi, furono le prime a sentirne la furia. Questa volta, però, la prole oscura era ben più preparata, addestrata e spietata rispetto alla guerra precedente. L'arcidemone conosceva bene il proprio nemico, sapeva dove colpire per fare più male. La scelta di attaccare le Underfells non fu casuale, era un messaggio, una sfida, un avvertimento ai custodi grigi che il loro avversario aveva imparato dai suoi errori. La città di Osberg fu la prima a cadere sotto questo nuovo, terribile assalto. Il secondo flagello era iniziato, e con esso una guerra che avrebbe nuovamente messo alla prova il Thedas, i suoi eroi e i suoi valori. Queste malefiche forze risalirono da sottoterra e invasero le Underfells, prendendo il controllo di una vasta porzione di quelle terre. Nel momento del bisogno, le truppe del Tevinter voltarono le spalle alla regione, ritirandosi per proteggere il proprio regno, un gesto che ancora oggi è ricordato come un oscuro tradimento. Ma ogni notte più buia ha la sua alba, e in mezzo a questa oscurità si erse una figura di speranza, Re Drakon di Orlais. Con un coraggio e una determinazione che sono diventati leggendari, guidò le armate di Orlais e i custodi grigi in una serie di vittorie straordinarie. Culminando con la famosa battaglia di Cumberland, le forze di Drakon sfondarono le linee nemiche, infliggendo pesanti perdite alla prole oscura. Con ogni trionfo, il vessillo di Andraste sventolava fiero, un simbolo non solo della fede, ma anche della resistenza dei popoli del Thedas. Drakon non si fermò alla mera forza delle armi, comprendeva che la magia poteva essere un alleato potente. Promosse l'uso dei maghi in battaglia, una decisione audace e lungimirante, che avrebbe poi portato alla creazione dei circoli dei maghi, grazie agli accordi di Nevarra. Nello stesso periodo nacquero anche l'Ordine dei Templari e quello dell'Inquisizione, pilastri che avrebbero sostenuto l'equilibrio del potere nel campo della magia nei tempi a venire. Se il video ti sta piacendo, un like sarebbe fantastico e aiuta davvero il canale. Ricorda, è un gesto che non costa nulla e per supportarci ancora di più considera di iscriverti. Grazie per il tuo sostegno e continuiamo. Ma non tutti erano disposti a combattere. Gli Elfi Dalish, per esempio, rifiutarono di unirsi alla lotta. Questo rifiuto creò tensione con Orlais, soprattutto quando una delle città orlesiane fu quasi rasa al suolo dalla prole oscura e gli Elfi decisero deliberatamente di non intervenire. Gli attriti tra gli Elfi Dalish e l'impero di Orlais avevano radici profonde, risalente agli anni in cui il re Drakon tentò di convertirli con la forza al culto di Andraste, inviando emissari e templari nelle terre dei Dalish. Gli Elfi, però, rifiutarono sempre di convertirsi, diventando sempre più isolazionisti nei confronti del resto del Thedas. Nel frattempo, le armate orlesiane corsero in aiuto della fortezza dei Custodi Grigi, a Wysop, arrivando giusto in tempo prima che le ultime difese crollassero. Queste dimostrazioni di forza e genio strategico da parte di Re Drakon indussero i Custodi Grigi e le Underfells a convertirsi al credo della Chiesa, nel mentre gli orlesiani annessero le Underfells al loro impero. Drakon stava segretamente pianificando un attacco contro l'impero Tevinter, indebolito dall'estrema difesa della sua capitale, Mir Rathaus. Ma decise di non attuare questo piano, probabilmente conscio che solo i Custodi Grigi avrebbero potuto porre fine a questo flagello.
preferendo quindi correre in loro soccorso anziché scagliarsi contro The Viper. E in mezzo alla tempesta del flagello, un uomo di nome After unì le tribù degli Alamarri, che non sono dei mercanti di datteri, ma sono semplicemente delle tribù che vivevano nell'attuale Fërden, per combattere contro la Prole Oscura, ottenendo un'importante vittoria nell'1.50. Ma poi, nel 45 divino, Re Dracon morì di vecchiaia, lasciando il regno al suo erede, il figlio Cordilius II. Un uomo che, sfortunatamente, non era della stessa pasta del padre. L'impero di Orlé iniziò a perdere terreno contro la Prole Oscura e le Underfells ne approfittarono, sgusciando via dal controllo orlesiano nell'1.65, proclamando la loro indipendenza. Un altro punto nevralgico nel conflitto del secondo flagello fu l'approccio occidentale. Quest'area fu pesantemente difesa dai Custodi Grigi, che eressero una serie di fortificazioni contro il flagello, riuscendo eroicamente a difendere l'intera regione. La zona, però, rimase per sempre segnata, a causa della corruzione del flagello. Il velo, la barriera che separa il mondo fisico dall'oblio, rimane tutt'oggi estremamente sottile in questa regione. La fortezza di Adamant, costruita dai nani, divenne un simbolo del coraggio e delle abilità dei Custodi Grigi. Il flagello raggiunse il suo apice nel 95 divino, quando un esercito, principalmente umano, guidato dai Custodi Grigi, tentò di intrappolare Zazziki alla Starcade, ma furono loro a finire nell'astuto tranello dell'Arcidemone. Nel mezzo del disastro, quando tutto ormai sembrava perduto, una custode di nome Neria si sacrificò per proteggere il suo amato Corin da un fulmine scagliato da un emissario. Questo atto di amore e coraggio permise a Corin di sconfiggere l'Arcidemone, mettendo fine al secondo flagello. Entrambi i custodi perirono, ma la loro morte portò a un periodo di pace e prosperità in tutto il Tedas. Ma come fanno i Custodi Grigi a combattere un nemico così potente? Qual è la storia dietro al primo flagello? Clicca qui per saperne di più.